Allora, ma scusami, no, è una Marco scelta racconta tutto. voluta quella di essere... Con Mark e con quando vai... Marco, tu a sinistra, solo io. gioca a sinistra. Boh. Sono stati invitati soltanto dei difensori. E che difensori, a parte te Marco, però... Sì, anche perché io tecnicamente ero più un trequartista. sì. Ma tu vai a Dubai? C'è un torneo a Dubai? Di padel? No, Non ti hanno chiamato perché sei non mi ha scarso. chiamato, ma non ho nemmeno tempo. Adesso tra un po' lo Non vediamo. ho tempo perché questo è per il tuo livello di padel, Ciro, perché il tuo livello è bassissimo. Saluto. Cin. Cin ragazzi. Cin. A noi, Marco, quante ce ne hai fatte perdere? Però ti vogliamo bene Ciro, lo stesso. però tu hai fatto per te quella più importante. E non te la perdonerò mai. Adesso ci possiamo permettere di bere vino, ma allora non abbiamo mai bevuto vino, no? No, in che No. senso? No, vino non era permesso il vino. No. Birra, qualche birra, dai, ogni tanto ci sta qualche birra. In che senso? A proposito di partite perse, quella che grazie a me non avete perso è quando mi hanno espulso a Roma. Perché se io rimanevo in campo, quando il Pessottino è uscito dalla dal buca, tombino. è uscito dal tombino, te la ricordi? A Roma, contro? A Roma, contro la Roma. A Roma anche contro la Lazio possiamo giocare. sì. Sì, che quando Mister Lippi mi mise terzino sinistro e mi disse Marco, tu ti metti lì con la sigaretta in bocca e aspetti Cafù, Totti, chi c'era di lì, Tommasi, arrivavano tutti. Ho detto, mister, ma quella secondo me la sigaretta me la spengo. Dopo 10 minuti espulso, fortuna della Juve che entra il Pessottino. Che era il 15esimo, 20esimo del primo Espulso, tempo. sei stato espulso? Tu dove stavi? Ma tu non ci stavi, Ciro? Ma che anno Ciro, era? guarda che bianconero è la Juve. Ma che anno era? Ciro è uno dei tanti anni che ne abbiamo fatti 7.000. È uno dei tanti anni che ha fatto fare gol a tutti gli attaccanti d'Italia, d'Europa e del mondo. Comunque riusciamo a pareggiare 0-0 questa partita grazie a Pessottino che si trovava sulla linea di porta, uscito da non si sa dove, ci ha salvato Comunque una ce palla. l'aveva sti colpi il mister, quando mi disse a me Ciro ho bisogno di te, devi giocare a destra, devi marcare Di Michele. Come ha detto Ciro, io giocavo centrale, quindi ho detto vabbè, Ciro guarda che se Di Michele è intelligente vai a giocare sull'altra fascia. Marcello, sei intelligente, rimane coppa fascia mia, E in effetti è rimasto lì, giustamente. Però il migliore in campo chi è stato? Io. Perché dovevi marcare Di Michele, Di Michele, Falsini e Camoranesi. e Camoranesi che giocavano. Dovevamo marcare pure il Camo. Il Camo faceva tutti i giochini, così era. Ma non era la partita che ha fatto Zizou, ha fatto l'Eurogol? No. Quello era a Reggio, no? Marco, lo sapete troppo piccoso. Te. Ma perché mi tenete sempre allo Ma scuro? scusa, ma tu stai venendo da Milano quindi? Sì. O eri già qui? No, sono venuto Sei venuto apposta. Sei venuto apposta da Milano, ma... Sì, no, anche sei se tu non, arrivato perché tu oggi? non mi chiedi mai, io per te sarei venuto lo stesso. No, Marco, ma non ti preoccupare. Io... Non me lo chiedi. Non avrei mai bisogno di me. Zuppa inglese, vuoi un po'? Lego? Perché zuppa inglese? Insalata russa. Zuppa inglese. Ma noi in Calabria, noi questi piatti qua non li capiamo. Il programma tuo qual è il programma giornaliero? Colazione non la fai? No. Mi sveglio alle 7, mi prendo un caffè. E vai direttamente al campo. No, così presto no. Ma abiti vicino al campo? No, abito qua in centro. Ah. La macchina non la uso. E come vai al campo? No, uso la macchina, tiro. Come vai al campo? Però non la uso. No, comunque non dimenticherò mai la notte. Io un temporale così a Torino non l'avevo mai sentito. Bueno. Bueno. È più forte di me. Però per rispetto, ti voglio bene, però questo è bellissimo. No. Dai. Dai. No, non posso. No, ma non c'è niente di male quando eravamo giovani. Posso raccontarla? Non la posso Come raccontare. sereno. Qual era? Monterito sempre solo. Oh. Diluvio universale, il citofono, ero con mio amico Attila in camera. Sentiamo citofonare. Questo è Paolo sicuro che vuole uscire, no, ti prego non rispondere. Vai tu, no, vai tu. Vai, vado. Perché voi non volevate uscire. Pioveva di un diluvio universale. Allora vado io, facciamo testo croce, vado io a rispondere. Sono Paolo.
Che facciamo? Usciamo un pochino a bere qualcosa. Paolo, ma c'è il temporale. Ah, non fa niente. Monterito sempre solo. Si da sgommare la punto GT, di sentire sgommare. Non vi parlo mai più, non mi rivolgete più la parola. La mattina dopo, ciao ragazzi, come state? Ma come hai detto non ci parlavi più? Ah, ma questa è una Comunque novità. posso dire una cosa, io avevo chiesto come si chiamano lì, i carciofi. Eccoli qua. Poi li abbiamo mangiati tutti noi. Cioè, se hanno mangiato tutto Te così. te l'ho detto prima, prendi Ciro che sei sciupato. Una volta che arrivi a 65 anni puoi anche mollare un po'. Ragazzi, ho fatto 50 anni. Ragazzi, non pensavo nemmeno di arrivarci, sinceramente. Però ci è arrivato Ciro, c'hanno speranza tutti. Oh, vabbè, ma se Ciro ha ci dato devi arrivare così però, ma... Ciro ha dato speranza a tutti. Veramente, tu sei stato veramente di ispirazione. Anche per il calcio, no. No, il calcio è un campione come Ciro, è stato il mio modello di quando ero ragazzino, io guardavo soltanto Ciro Ferrara. ma Però effettivamente mi sono dovuto ricredere perché ero uno dei più forti difensori del mondo e lo dico io, qui lo dico e qui lo nego, ragazzi, io lo nego. Primo perché è antipatico, però è la prima volta che lo dico da quando conosco Ciro, forse è l'unica volta che l'ho detto, è stato uno dei più grandi difensori al mondo. grazie Marco, ti ringrazio. Però Ciro, ricorda di quello che mi devi, una Champions League a me non me la devi. Mo te la prendo, te la porto da casa, ma... Ciro, ricordati, ragazzi, tu sei la macchia, ci hai marchiato tutti, se non apertiamo fatto il sextuplete, non il triplete, il sextuplete. Che sei stupido. Ragazzi, Ci siamo presentati, dove, Ciro? Dove? A Dortmund ti devi presentare. A No, Dortmund ti devi presentare, lì non ci Ciro. siamo presentati proprio. Ciro, Sul non c'eravamo dischetto, noi. Sul dischetto sto dicendo. Ah, te stanno prima, Ciro. Quando ho visto che tu andavi, perché ti fossi juventino, naturalmente, quando ho visto che te andavi sul... Quella è vecchia, Marco. Quale? Sono tifoso quando arrivi in una squadra importante. Io amo questa squadra. No, però effettivamente quello non l'ho mai negato, sempre stato juventino. Te eri juventino, Ciro. Io, Tu no, baciavi la mano. io sono andato a Wuhan, ho detto da sempre, da piccolino ti favo Wuhan. È vero, me l'hai raccontato. Sto male. Vedi che il vino fa male? Come città non era neanche male, Comunque 11 milioni di abitanti. Ah, è il secondo giorno alluvione. Secondo giorno alluvione, ma cioè, è una cosa impressionante. Se vi faccio vedere le fotografie, lo stadio completamente allagato. Abbiamo, Ha sospeso il campionato. Meno male, Ciro. no, non Così hanno non scusa. lo 2 giorni dopo dovevamo giocare. Perso. Ma ti avevano preso per andare in A? O era in A? No, era terzultimo in classifica. Ah, per salvarti. Ci siamo salvati, siamo arrivati sesti. Poi l'anno dopo il boss mi ha detto voglio andare in Serie A. Ma la prima partita vincevamo 1-0, all'ultimo minuto il difensore, palla alta in area di rigore nostra. Boom. Calcio di rigore, 1 pari. Seconda partita andiamo a giocare contro Bocino, ci ha fatto gol Bocino, 1-0 per loro. Mi ha chiamato il boss, mi ha detto non hai raggiunto i risultati desiderati, ma stiamo al secondo di campionato. Al secondo di campionato. Mi spiace. Ma quelli sono i famosi progetti a 2 giornate. Quando ti chiama un presidente e dice qui abbiamo un progetto importante. Quando dura 2, se pareggi una, sono 3 giornate il progetto. Mandiamo la foto a Igor. Che vuole? Ma l'ho messo nel gruppo. Non l'ho messo nel gruppo. Ma non c'è Igor in quel gruppo. Dove siamo? Sì, però Ciro, se non levi quel faccione lì non ci entriamo. Sempre a giocare a padel. Ha scritto, mamma mia che difesa. Sai che ho visto il gol che abbiamo preso a Lecce? Quale? Il primo, credo il primo. Ho fatto io una cazzata. No. Hai sentito? No. No, è la quella colpa volta chi lì che l'hanno- poi dopo abbiamo fatto la riunione. Infatti me la... E la colpa chi l'hanno data? Sì. A te. Ma il primo gol secondo me avevo fatto io un Secondo errore. me. Però Questa un è errore- storia. Un errore dovuto a un posizionamento sbagliato tuo. Vedi che c'è il tranello sempre. Volete un amaretto o peso che? Ma l'amaretto che mi fa l'amaretto? Un dolce. No, dolce no, io un caffè e un amaro. Un caffè e un amaro io. Ma te, Gianlu, tu fai da trade unione, da tutte le settore giovanili o solo tra l'Under 23 e la prima squadra?
E 3, prima Trade squadra. union poi ti spiego, cioè, no, trade union significa gestisci i rapporti. Bravissimo. Scusate, ho imparato questa parola, la uso su tutto, guarda, pure la mattina quando al supermercato, ma c'avete un po' di trade union? A quanto sta un trade union qua? Trade union, ma dove giocava trade union? Francia di sicuro. Il mancino. Sulla fascia andava. È stata una cena stupenda, gratis. A me mi è stato assicurato cena gratis. Vabbè, paga la Juve. Ah, questo quindi i soldi ce li te. No, secondo te spesso è il dirigente, cioè, fa questa brutta figura, mo. E poi brillante. Ma una guarda, volta. ma Sono venuto apposta. Sei tonico ancora, eh? Tony così, ma alleno. Non sa mai che la Juve ha bisogno di difensore, con i piedi buoni. Difensore. Cioè, quindi mi ha chiesto di chiamare un difensore buono. Ah, ecco. Cioè, se conosco qualcuno. Vabbè, dai, Pesso. Dai, vai a pagare il conto, dai. Vado, cioè. Tira fuori la carta che do alla Juve, dai. Fai. Il conto. Stop e conto. Aspetta che adesso sì. Ah? Cosa? Prendiamo un altro. Adesso puoi portare tutta la bottiglia di questo. Adesso sì.